Io sono sempre stato un tifoso del Milan, lo sono tuttora. Per me il Milan è veramente la squadra che amo e tifo fin da quando ero un bambino. Quando si dice che il Milan è questione di famiglia, di solito ci si riferisce al fatto che è una fede che passa da padre in figlio, quindi è più una passione rossonera quella che viene trasmessa. In alcuni casi però, ed è la storia del Milan a testimoniarlo, succede anche che il passaggio sia quello di talento, quindi chi ha un padre calciatore succeda poi un figlio calciatore. Oggi siamo in centro a Milano, in Brera, per raccontarvi la storia di uno di questi giovani calciatori, Lapo Nava, figlio di Stefano, grande ex difensore del Milan, che proprio da qui, dall'oratorio di San Simpliciano, è partito e quindi da qui parte anche il nostro racconto di Lapo. C'è della storia qua dal punto di vista familiare perché è vicino alla nostra abitazione naturalmente, poi oratorio dove tutti i ragazzi hanno le prime relazioni. Loro, ho 3 figli maschi, sono venuti qua proprio al nido e poi quando erano molto piccoli era una situazione di aggregazione con tutti gli altri bimbi, campo da calcio, campo da pallavolo e tanti piccoli giochini che li accompagnavano nella crescita, insomma. Senti Lapo, invece tornare qui con papà, dimmi un po' le emozioni. È una grande emozione perché non ci tornavo da parecchio e ora vederlo che hanno fatto alcuni cambiamenti e hanno migliorato un po' il campo mi fa molto piacere. Se ti parlo di valori, Stefano, che valori ti vengono in mente? È chiaro che il Milan vi unisce un po', però c'è tanto altro poi nella vostra vita, no? Un rapporto padre-figlio. Sì, beh, i valori sono quelli se vogliamo, del lavoro, dell'onestà, del sacrificio e della lealtà. Questi sono i valori che mi hanno accompagnato, che hanno fatto parte della storia del Milan e che ovviamente come genitori abbiamo cercato di trasferire ai nostri figli. Sono le fondamenta. Poi ovviamente i ragazzi crescono, escono di casa e c'è la speranza e la voglia che possano fare incontri che siano fortunati. Però io penso che se un genitore dà le fondamenta importanti ai figli, probabilmente la strada è abbastanza sicura. In casa nostra c'è sempre stata la passione per il calcio, avendo papà che ha sempre giocato a calcio, che ha avuto diverse esperienze in diverse squadre in Italia, diciamo che la passione c'è sempre stata e si sente molto forte a casa nostra. Poi vabbè, lui non ci ha mai imposto di giocare a calcio, per forza giocare col pallone, voleva solo che andassimo bene a scuola e che ci tenessimo un pochino in forma. Poi ovviamente la passione si trasmette perché vedendo i quadri a casa, vedendo il Milan in TV, la passione si è trasmessa e ho cominciato a giocare a calcio anch'io e da lì non mi sono più fermato. Ma quindi per te calcio è sempre stato Milan? Cioè è sempre equivalsa la cosa? Io sono sempre stato un tifoso del Milan, lo sono tuttora. Per me il Milan è veramente la squadra che amo e tifo fin da quando ero un bambino. Però ovviamente prima di arrivare al Milan ho fatto diverse esperienze in una squadra di Milano e in una squadra alla Pro Sesto, una squadra del vicino di Milano. E poi ovviamente sono stato chiamato al Milan e il cuore ha deciso che per forza dovevo venire qui a giocare. I valori di Lapo sono valori importanti, un ragazzo umilissimo, rispettoso non solo di noi allenatori, preparatori, dirigenti, ma rispettoso anche nei confronti dei suoi compagni di squadra. Penso che siano valori che Lapo abbia acquisito in famiglia, avendo avuto modo di conoscere personalmente il nonno che lo accompagnava sempre alle partite, perché Stefano era impegnato con la primavera del Milan all'epoca e quindi non aveva molta possibilità di seguirlo. Il nonno era diventato il nonno di tutti i componenti della squadra, sempre disponibile, gentile, quindi ritengo proprio che determinati valori li abbia acquisiti all'interno della famiglia. Ma in quel caso avere papà Stefano che ti comunque indirizza, nel senso ti lascia libera scelta, immagino conoscendolo poi che sia stato tutt'altro che un'imposizione, però come ti condiziona?
Non mi ha mai condizionato, perché le scelte alla fine ho sempre scelto io quello che volessi fare. Poi ovviamente lui, avendo già vissuto questa esperienza, avendo già vissuto nel mondo del calcio, ovviamente mi ha aiutato a fare le scelte giuste, però la decisione finale è sempre stata la mia. Ovviamente ascolto i suoi suggerimenti e li tengo a mente, però l'ultima scelta è sempre mia personale, perché alla fine sono io che faccio questo lavoro e sono io che sto inseguendo questo mio sogno, progetto. Invece mi interessava la scelta del portiere, del ruolo. Una storia molto divertente perché ero piccolino, giocavamo ancora a 5 e nella mia scuola mancava il portiere, quindi ogni tanto facevamo a turno. Toccata a me e abbiamo vinto 10-1, subito io gol sotto le gambe, però da lì ho capito che mi piaceva molto, perché sono molte responsabilità che ti porti addosso, no? Ed è una cosa che a me piace, mi stimola e mi fa venire voglia tutti i giorni di dare sempre di più per migliorare. E da questo punto di vista avere degli idoli, nel senso, tu ti sei ispirato a qualcuno, ti piaceva in particolare un portiere o non è centrato molto? Non ho mai avuto un portiere da cui mi sono ispirato, ovviamente ora che mi alleno tutti i giorni con Mike, per me è un punto di riferimento, perché in questo momento secondo me è uno dei portieri più forti al mondo ed è bellissimo allenarsi con una figura così che ti aiuta, ti insegna, ti dà consigli tutti i giorni e ci tiene a te per farti migliorare. Quindi in questo momento per me è Mike il portiere a cui mi riferisco. Guardando questi campi, la struttura di Milanello, ormai ci entri tutti i giorni da elemento della prima squadra, ma c'è qualcosa che ti viene in mente di quando eri bambino più che ragazzino? Perché la tua storia è stata iniziare qua, poi dicevi giustamente alla Pro Sesto, poi tornare qua, quindi è stato un po' da comporre, no, il puzzle? Sì. La prima volta che sono venuto ad allenarmi qui al Milan, al Vismara, avevo 8 anni e facevo un percorso di crescita e diciamo che mi tenevano sott'occhio. Poi ovviamente ho fatto le mie esperienze al Masseroni e alla Pro Sesto e sono tornato a 13 anni a giocare finalmente, ufficialmente per il Milan. E con Gigi Ragno che ti faceva notare alcune cose, no, sulla Con Gigi Ragno che quando arrivavo qui io ero un bambino e mi presentavo con occhi aperti e ogni volta che mi vedeva faceva sempre la stessa scena. Lapo l'ho conosciuto veramente che ero un bambino, perché ha iniziato a fare i primi allenamenti al centro Vismara che aveva 8 anni e ha fatto un inserimento graduale all'interno dell'attività di base per poi dopo iniziare e intraprendere un percorso nella preagonistica. Quindi io, insieme a altri preparatori dei portieri e soprattutto istruttori diciamo del ruolo, abbiamo sicuramente accompagnato Lapo in questo percorso di crescita che poi è arrivato per suoi meriti fino alla prima squadra. Senti, dovessi dirmi una cosa tecnicamente e una cosa invece psicologicamente, umanamente, che ti hanno colpito nella sua crescita, cosa diresti? Ma la dedizione, la voglia sempre di migliorare, di confrontarsi, di mettersi in discussione. È un ragazzo che ambisce sicuramente a fare un percorso importante e a vivere anche la vita del professionista. In questo momento per meriti suoi e comunque anche la società secondo me l'ha premiato, dopodiché adesso inizia il suo viaggio che mi auguro possa essere un lungo viaggio. Gigi è stato, per me è stata veramente una figura molto importante, perché l'ho avuto quando ero piccolo, l'ho avuto quando avevo 15-16 anni e l'ho ritrovato ora adesso in prima squadra e mi ha fatto crescere molto perché mi ha dato valori e diciamo che mi ha fatto capire come devo interpretare ogni cosa per poter fare sempre meglio, no? E quindi io a Gigi le voglio veramente tanto bene, lo ringrazio veramente tanto per quello che ha fatto per me. È bello sentire quello che dici e vedere anche che ci credi, perché ti vedo negli occhi e capisco che è una persona importante, ma come lo è per praticamente tutti i portieri che sono passati da qui negli ultimi anni. Dicevi invece, mi interessava molto l'aspetto fisico, perché prima off records, diciamo così, dicevi che hai aumentato tanto la massa muscolare nell'ultimo anno. Come lavorare con anche un portiere come Mike Maignan, che fa dell'esplosività, delle doti fisiche incredibili, una forza ti stimola in questi mesi? Avere una figura come Mike Maignan
Milan davanti a me è molto stimolante. Io e Mike abbiamo un rapporto un po' diverso rispetto agli altri portieri, che io parlo francese e quindi riusciamo a capirci meglio. Diciamo che mi ha preso sotto la sua ala e mi ha dato molti consigli sia a livello tecnico che a livello tattico, che delle visioni di gioco che non avevo prima, che adesso sto provando a integrare nel mio percorso, ma soprattutto a livello mentale, perché Mike comunque è una personalità molto, molto tosta, nel modo giusto, nel senso come serve nel nostro mondo, e quindi lo ringrazio anche a lui per quello che ha fatto per me, quello che mi sta insegnando tutti i giorni. Quindi sono contento di essere qui in prima squadra, però ovviamente voglio crescere ancora di più e voglio migliorare per poter ambire a essere titolare, certo, e fare il tuo percorso come sì, tu, esatto. L'ho visto crescere in quest'anno in maniera esponenziale. Sono contento per lui perché è un ragazzo serio, è un ragazzo che ha in mente il suo obiettivo. Poi quando un ragazzo si approccia in questo modo al calcio e anche ai compagni più grandi, più adulti, merita il sostegno che noi gli diamo, io insieme a Mike, insieme a Marco Sportiello. Quindi per noi è come un fratello minore che va custodito, ma anche in certi momenti spronato, come è giusto che sia, però credo che lui sia sulla giusta strada. Sicuramente ha ricevuto un'ottima educazione perché è un ragazzo super educato, poi si vede che è anche un ragazzo che ci tiene ed è anche focalizzato su quello che è il suo futuro. Beh, c'è dell'orgoglio naturalmente, perché arrivare a questa posizione è molto molto complicato. Cerco di stargli vicino con qualche consiglio se lui li richiede naturalmente, ma gli dico sempre che il lavoro paga. La voglia di lavorare supera sicuramente il talento. È entrato in questo grandissimo imbuto dove tantissimi ragazzi ci si buttano con i loro sogni. Lui è nella punta e adesso deve ovviamente cercare di fare quel salto di qualità per avere un percorso sereno e fortunato. Speriamo che abbia le competenze per poterlo fare, però fino a qua è stato bravo. E avere una guida del genere come papà, uno che ha conosciuto il Milan forse il più forte della storia della società, che anche responsabilità è per te. Tu la vivi molto in maniera leggera perché ti ho imparato a conoscere in questi mesi, però deve essere comunque una bella investitura, no? Sì, lo è, ma soprattutto è una fortuna, perché comunque avere una persona che ha già vissuto questo percorso e questa passione mi trasmette dei valori che provo a mettere ogni giorno in quello che faccio, e mi reputo fortunato di avere una persona al mio fianco che mi ha aiutato parecchio nelle scelte che ho fatto e nei diversi momenti difficili in questo percorso. Siamo intanto arrivati vicino al luogo dove tu lavori. Mi venivano in mente due episodi soprattutto. Prima convocazione, primo riscaldamento ufficiale a San Siro contro la Roma, l'anno dello scudetto, gennaio 2022, ancora un po' di Covid nell'aria che peggiorava l'atmosfera, però immagino un ricordo bellissimo. Ricordo bellissimo, essendo sempre stato tifoso del Milan, comunque entrare a San Siro come giocatore è tutta un'altra cosa. Una cosa veramente, veramente incredibile. Mi ricordo ancora le emozioni che ho provato, ero un po' spaventato, no? Ero teso, spaventato, avevo un po' di pressione addosso perché non dovevo comportarmi bene, però sono contento, non poteva andare meglio di così. Il ricordo della serata è quando entri in pullman a San Siro o quando scendi in campo e vedi il pubblico che ti guarda? Quando entri dentro il corridoio prima di salire le scale per andare al campo, che devi andare a fare riscaldamento, che sono tutti lì per guardare alla fine noi. È un bel ricordo, un bel momento che mi ricorderò per sempre. Diciamo che andare lì da secondo o da terzo non c'è molta differenza, perché fai le stesse cose, stesse identiche cose. Poi ovviamente c'è un pochino più di pressione, di una sensazione un pochino diversa, perché in caso si dovesse fare male il portiere titolare entri tu. Però non è stata differente dalle altre, ovviamente dalla prima che ho fatto sì, però dalle altre che ho fatto non ho sentito una grandissima differenza. Poi ovviamente ero contento perché fare il secondo portiere in una partita importante come contro la Juve è stato un bel step in più rispetto a quello che sto facendo fino ad ora, però ovviamente ora manca lo step successivo che è l'esordio, e vedremo se arriverà quest'anno o se arriverà più avanti. E che poi mi porta a farti l'ultima domanda, quella che faccio sempre chiedendoti di guardare da qui con lo sguardo verso l'orizzonte.
Lo pregusti questo momento? Immagino di sì, ma soprattutto vedendo in avanti e guardandoti indietro, cosa senti di dire a chi inizia a fare il giovane portiere adesso e cosa vuoi dire a te stesso da qui a qualche anno? No, diciamo che l'ho sognato molto spesso, perché alla fine ora non dico che sono vicino a questo momento, però mi sto avvicinando sempre di più, quindi l'ho sognato, a volte faccio pure gli incubi, però è un momento che spero arrivi molto presto e spero di viverlo al 100%, perché è una cosa che con la maglia del Milan soprattutto vorrei viverla, è una cosa che sogno da quando sono piccolino. E una cosa che vorrei dire, non vorrei dirlo a me stesso, vorrei dirlo più a mio papà, che comunque diciamo che quello che faccio fino ad ora non lo faccio per lui, lo faccio per me stesso perché è una cosa che mi piace, però vorrei dirgli, oh cazzo, ce l'ho fatta, cioè, ci sono arrivato anch'io. Il consiglio che gli darei è di focalizzarsi sulla sua strada. Tanti in questo momento cercano di darti dei consigli perché quando sei giovane qualcuno a volte esagera anche coi consigli. La strada che vuole percorrere è quella che si deve immaginare lui e deve cercarla e deve lottare per ottenerla. Ho 3 figli maschi, 3 figli ai quali auguro un futuro in cui trovino serenità e felicità. Poi il percorso sarà diverso per loro 3, spero che alla fine del sentiero possano trovare grande serenità e felicità.